Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video di Roller Coin. Oggi volevo vedere insieme a voi come cambierà il sistema dell'elettricità nel sito e il nuovo utilizzo delle batterie e tutti gli update che ci saranno a riguardo. Questo sarà un breve video molto veloce in cui vi andrò a spiegare precisamente cosa contano a fare e come puntano a cambiare il sistema, oltre a darvi la mia opinione su tutte le varie possibilità che hanno spiegato ed elencato e dirvi le mie idee su come trarre il massimo profitto da queste innovazioni e cambiamenti che ci saranno a breve. Prima di iniziare però, come sempre, volevo ricordarvi che se ancora non siete iscritti a Rollercoin trovate in descrizione un link per iscrivervi al sito ed ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a supportare enormemente il canale, ed oltre a questo troverete tutti i miei link social, Instagram, Discord, Steam, Twitch, eccetera eccetera. Bene, conclusa l'introduzione, che cosa dicono e cosa contano di fare? Come possiamo vedere già dalle prime righe, hanno ricevuto tantissimi feedback sul funzionamento delle batterie e come l'elettricità è implementata momentaneamente sul sito, e da tutti questi feedback hanno capito che la cosa deve essere migliorata, e in questo post ci andranno a spiegare la loro idea generale su come funzionerà il nuovo sistema dell'elettricità e discuteranno delle nuove ipotetiche funzioni delle batterie per il nostro mining. Quindi, come sempre, leggendo assieme, ci salutano: benvenuti in questa nuova speciale edizione del Dev Diaries di Rollercoin. Abbiamo attentamente letto ed analizzato tutti i vostri feedback riguardo il nuovo sistema dell'elettricità ed è chiaro che bisogna effettuare dei miglioramenti su di esso. Ma come questo sistema sarà migliorato, decidiamolo assieme. Qui di seguito ci presenteranno la prima versione del nuovo sistema dell'elettricità riworkato e ci chiedono di condividere la nostra opinione o feedback riguardo ad esso per perfezionarlo e renderlo il migliore possibile. Perciò, che cosa sarà modificato in questo nuovo sistema dell'elettricità? Beh, per farla breve, alcune celle di energia ritorneranno gratis per essere ricaricate. Ma iniziamo dalle basic, cioè iniziamo dalle basi. Ci chiedono di tenere presente che questa che vediamo è un'idea, ok? Non è come precisamente sarà implementato un nuovo sistema dell'elettricità, ma è quello che pensano di fare, ma che potrà variare a seconda dei feedback che daremo noi giocatori a loro. E ci dicono: ci saranno sempre 5 celle di energia, ognuna di queste avrà 24 ore di durata prima che scada, e questa è la parte che rimane uguale a prima e uguale a tutti i precedenti sistemi di elettricità. Quindi che cos'è che andrà a cambiare? Ogni cella ora, da questa progress bar di 5 celle, abilita o disabilita diversi tipi di potenza e bonus che riceveremo. Quindi non è più che ogni cella sottrae il 20% dell'energia totale, ma ogni singola cella o gruppo di celle ci darà o meno una specifica quantità di energia o bonus al nostro totale. Alcune celle diventeranno gratis da ricaricare, quindi come prima con un semplice click. Altre invece avranno comunque bisogno delle batterie per essere, per l'appunto, ricaricate. Da questo disegno che ci presentano cosa capiamo? Che le celle 1-3, quindi le prime 3 celle, anche chiamate basic cells, saranno quelle che diventeranno gratis da ricaricare, perciò senza alcun bisogno di batterie, mentre le celle 4-5, chiamate bonus cells, saranno le celle che avranno ancora bisogno delle batterie per essere ricaricate. Qua sotto c'è questa immagine, come ho detto, che ci fa vedere a sinistra le basic cells che saranno gratis da ricaricare, mentre a destra le bonus cells che avranno bisogno della batteria, quindi una sorta di pagamento per essere ricaricate e funzionare. Inoltre vediamo che le basic cells ci daranno della raw power, mentre le bonus cells ci daranno la bonus power oppure degli extra bonus, che andremo a discutere più nel dettaglio successivamente. Che cos'è la raw power cells? O cosa sono le basic cells in sintesi? Le prime 3 celle nella progress bar manterranno la nostra raw mining power. Per chi non si ricorda o ha dei dubbi su cosa sia la raw mining power, nel mio video precedente della Roller Academy 2.0 spiego nel dettaglio tutti i tipi di energia e come si ottengono, quindi potrete andare a rivedere quel video per schiarirvi le vostre idee. Per farla breve però, la raw mining power è la mining power prodotta direttamente dai nostri miner e giochi, molto importante ricordarsi, senza l'aggiunta di bonus power. Quindi la raw mining power è semplicemente la power che generiamo, senza che ad essa venga applicato alcun bonus. Queste celle funzioneranno esattamente allo stesso modo del precedente recharge system, quindi del vecchio sistema di ricarica. Esse sono gratis da ricaricare, quindi non hanno alcun bisogno di batterie, e la nostra raw mining power rimarrà piena, quindi genereremo tutta la raw mining power possibile finché avremo almeno una cella caricata. Questo cosa vuol dire? Che avremo 3 celle di basic power,
o basic cells, scusate, e finché almeno una delle 3 celle è carica produrremo tutta la nostra raw power. Ciò vuol dire che se non giocheremo per 2 giorni al sito o non effettueremo il login, comunque tutta la nostra raw mining power continuerà a essere totalmente, questa è una cosa importante, totalmente generata, perché abbiamo almeno una cella che continua a essere funzionante e non si è degradata. Ora parliamo invece delle celle molto più interessanti, cioè le bonus power cell, che sono divise in bonus power cell e extra bonuses cell. La bonus power cell è la quarta cella che attiverà tutti i tipi di bonus power, nello specifico la power dal collection bonus. Questa cella avrà bisogno di essere ricaricata con una batteria entro ogni 24 ore. Il suo costo per ora dovrebbe essere comunque di una batteria, però potrebbe aumentare. Questo argomento è ancora in fase di discussione. Una volta che la quarta cellula è persa, si è consumata, diciamo degradata, tutta la nostra bonus power sarà disattivata, mentre la raw power continuerà a rimanere attiva. Questa è una cosa importantissima da capire, perciò riassumiamola assieme a parole nostre. Quello che stanno dicendo qua è che la quarta cella di energia o elettricità sarà responsabile per la generazione di tutta la nostra bonus power. Quindi nel caso noi avessimo il 100% di bonus power, tutta la power generata dal bonus andrà persa se questa cella viene degradata. Nel caso invece avessimo, come giocatori molto più avanzati, 400-500% di bonus power, perderemmo tutta quella quantità di bonus power allo scoccare delle 24 ore e al degradimento di questa cella. Questo è un concetto estremamente importante, questa sarà forse una delle celle più importanti sul sito, dal momento che arrivati a un certo punto su Rollercoin la bonus power, ok, arriverà a essere la principale fonte di energia prodotta. Infatti se andate a vedere tutti i primi in classifica hanno un certo quantitativo di raw mining power ed una bonus power, quindi una quantità di bonus generata che è 10 o più volte superiore della, come ho detto, raw mining power. Quindi per arrivare primi in classifica la cosa su cui si concentra di più è il bonus power o la bonus power, perciò mantenerla attiva e non perderla sarà essenziale, ed è tuttora essenziale, per poter scalare la classifica e minare molte più cripto. Quindi due cose importantissime che sono da capire da queste pochissime linee del Dev Diaries sono che per ora, nell'idea che hanno, ricaricare questa cella costerà solamente una batteria, perciò ci sarà la classica spesa giornaliera di una batteria. Però l'argomento è ancora in fase di discussione. Ciò non nega o non vieta che successivamente sarà richiesta ben più di una batteria per ricaricare questa cella. Io credo che il costo in batterie debba dipendere dalla quantità di bonus power che uno abbia, però è solo la mia opinione, vedremo come si evolverà il tutto. La seconda cosa più importante da capire invece da queste cose che hanno detto è che tutta, e ripeto tutta, la bonus power andrà persa nel momento in cui questa cella si scaricherà, perciò tenetela d'occhio molto attentamente. L'ultima e quinta cella invece è la extra bonus cell. Questa cella potrebbe cambiare totalmente il vostro gioco su Rollercoin e anche farvi risparmiare moltissimo a seconda di come sarà precisamente integrata, perché ora ci stanno fornendo solo delle possibilità, come dicono loro. E come ultima ma non meno importante, la quinta cella. Anche questa avrà bisogno di essere ricaricata con una batteria ogni 24 ore e potrà costare una o più batterie. Questo dipenderà sempre ovviamente da come sarà implementato questo nuovo sistema effettivamente nel sito. Quindi già qua un campanello d'allarme che per avere tutte e 5 le celle attive avremo bisogno di 2 batterie giornaliere. Dopo ne parleremo meglio. La quinta cella attiverà degli extra bonus che daranno ai giocatori additional boosts, quindi dei boost, degli incrementi aggiuntivi in gioco di diverso tipo, e ora ci dicono le idee che hanno. Come prima cosa ci fanno sapere però che possiamo dire la nostra opinione di quali boost o miglioramenti o insomma avanzamenti vogliamo per questa cella, completando il form che linkano qua. Le loro idee che però ci presentano e ci lasciano come principali sono due, ovvero che questa quinta cella ci dia un progression event multiplier, cioè un moltiplicatore che aumenterà la quantità di punti che otteniamo dagli eventi. Il secondo tipo di bonus invece che hanno in mente o che hanno ipotizzato fino ad ora è un rewards o moltiplicatore aggiuntivo per le task wall, che aumenterà la quantità di ricompensa che otteniamo dalle attività svolte nelle task wall.
quindi ricompense o task vere e proprie. Queste cose che hanno detto sono estremamente importanti e fondamentali perché, come ho detto, potrebbero cambiare totalmente il modo in cui voi state giocando sul sito. Questa quinta cella sicuramente è quella che ha più argomenti di cui discutere al riguardo. Ignorando momentaneamente il fatto che questa e la quarta cella potrebbero costare più di una batteria a testa per essere ricaricate, portandovi a spendere multiple batterie al giorno, è un argomento che affronteremo e discuteremo successivamente quando le modifiche saranno effettivamente implementate nel sito. Il fatto che la quinta cella ci offra un bonus per 24 ore su questi specifici argomenti, cioè Progression Event e Task Wall Rewards, implica il fatto che noi potremmo tranquillamente lasciare questa quinta cella vuota nel caso non fossimo intenzionati né a completare il Progression Event o a completare delle task piuttosto importanti nelle Task Wall. Cosa intendo dire? Lo capiremo più nel dettaglio quando farò il suo video al riguardo, cioè riguardo i Progression Event, ma i giocatori più avanzati, per completare tutto il Progression Event velocemente, aumentano di molto il loro moltiplicatore, ottengono punti vendendo e ricomprando miner e loot boxes, insomma tanti giri, e con il moltiplicatore aumentato arrivano alla fine della Progression Event in pochissimo tempo, anche spesso meno di un'ora, che è la durata del moltiplicatore se riconverti cripto in RLT. Cosa vuol dire questo? Che dal momento che il Progression Event Multiplier durerebbe ben 24 ore, quindi un giorno intero, prima che la cella venga degradata e perda il bonus, può essere utilizzato da voi giocatori che siete molto avanti una sola volta alla settimana, cioè nei momenti in cui volete completare per l'appunto il Progression Event. Ricaricate la cella solo in quel giorno o in quel momento, ottenete del moltiplicatore bonus che vi fa anche risparmiare cripto e RLT, ed una volta completato l'evento lasciate la cella per i fatti suoi. Anche se la perdete non vi cambierà nulla, tanto il Progression Event l'avete finito e dal prossimo Progression Event la ricaricherete sempre solamente una volta. Quindi questa quinta cella non deve essere sempre attiva, dipende come giocate e cosa fate. La situazione però sarebbe diversa, ed è diversa per magari un free to play che non completa il Progression Event tutto in un colpo o in un'ora come fanno i più grandi, ma magari si basa sul completare continuamente e salire di livello tanti minigiochi per a poco progredire. Per voi free to player purtroppo c'è una brutta notizia, cioè il fatto che dovreste tenere questa quinta cella attiva durante tutta la durata dell'evento, quindi sprecare multiple batterie, sprecare tra virgolette diciamo investire multiple batterie per mantenere questo moltiplicatore attivo durante tutta la durata dell'evento. E già qui insomma forse capite cosa intendo o perché credo che questa quinta cella sarà forse una delle cose più importanti del sito. Lo stesso tipo di ragionamento può anche essere fatto però sul moltiplicatore delle task wall, cioè un giocatore free to play che fa le task per ottenere e completare le missioni giornaliere settimanali, se vuole usufruire di questo moltiplicatore avrà bisogno di tenerlo attivo durante tutto l'arco della settimana. Invece giocatori più avanzati che non effettuano solo sondaggi ma delle task vere e proprie, come iscriversi a dei siti, completare un acquisto da qualche parte, eccetera eccetera eccetera, potrebbero concentrare tutte le loro task in un singolo giorno o momento ed aumentare il loro task reward multiplier dopo aver fatto queste task magari molto più importanti che dei semplici sondaggi, completare tutte le task in un singolo giorno e da questo sfruttare il più possibile quelle 24 ore che questa quinta cella rimane attiva e ottenere il massimo reward possibili dalle task che contavano di fare, ripeto, diverse dai sondaggi, quindi task più consistenti che danno anche 100 RLT a botta o di più. Quindi questi i miei pensieri precisi su questo aggiornamento. Secondo me è una grandissima cosa che sfruttata al massimo con un po' di cervello vi renderà la vita molto più facile una volta raggiunti però certi livelli in gioco. Spero che i concetti vi siano stati chiari. Nel caso abbiate ancora dubbi o perplessità su quello che ho detto e intendo, i commenti sono qua sotto ed il Discord è aperto, potete scrivermi lì qualsiasi domanda o dubbi avete o contattarmi privatamente per dubbi, domande e qualsiasi altra cosa. Ed andiamo a parlare ora dell'auto recharge feature che ora è presente in Rollercoin e come cambierà, tra molte virgolette, con questo nuovo sistema di elettricità. Non c'è molto da dire perché loro contano a mantenere questa auto recharge feature attiva anche con questo nuovo sistema di elettricità, quindi dopo che avremo comprato il Season Pass ed avremo almeno una batteria nel nostro inventario, l'auto discharge delle batterie e l'auto riempimento
dell'elettricità si applicherà automaticamente. In parole povere, quando avremo comprato il Season Pass con questa funzione attiva, verranno automaticamente ricaricate le batterie nella quarta e quinta cella. Spero che si potrà fare una distinzione e scegliere sia quarta e quinta oppure solo quarta oppure solo quinta, e l'elettricità sarà autoricaricata gratuitamente perché quella, come abbiamo capito, non ha più bisogno di batterie. Detto questo, concludono l'articolo dicendoci di discutere a riguardo, lasciare i nostri feedback sia nel forum sia nel Discord di Rollercoin, quindi esprimere la nostra opinione, dirgli quello che pensiamo, cosa non ci piace, cosa ci piace di queste innovazioni. Da me è tutto, spero che abbiate capito le novità, spero che vi interessi, spero che non la vediate male e che come me riusciate a vedere tutte le potenzialità e nuove modalità di gioco sul sito che questo nuovo sistema potrà introdurre. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Rollercoin se ancora non l'avete fatto e ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a tutti i miei link social. Vi auguro un fantastico resto della vostra giornata, vi do un grosso abbraccio, fatemi sapere se avete altri dubbi o perplessità o domande sempre qua sotto in descrizione o contattatemi pure su Discord o Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!